Buonasera a tutti, siamo con Marco Marsili che oggi ci illustrerà il genere Parosfromenus. Principalmente parleremo della sua esperienza di allevamento con una specie che ha riprodotto con ottimi risultati e poi faremo appunto un excursus sull'intero genere parlando del più e del meno e del progetto bellissimo che c'è in questo hobby proprio dedicato ai Paros. Però lasceremo la parola a Marco che ci illustrerà il tutto. Non sento più. Vai pure Marco. Ok, adesso sì, non sentivo più Francesco, a posto. No, è che mi sono mutato per fare te. Ah, ok, scusate. Allora, buonasera a tutti. Intanto grazie per l'invito e per la possibilità di fare questa serata. Sono molto contento e vi faccio un po' una breve introduzione su quello che mi piacerebbe, ecco, che lasciasse un po' la serata. Non mi ergo sicuramente a esperto del genere, né mantengo da tantissimi anni, come magari ho fatto con altre specie, i Parosfromenus all'interno delle mie vasche. Mi piacerebbe però che alla fine di questa live qualcuno, magari anche solo un paio, 2 o 3 persone, quelle che sono, che possano essere in qualche modo incuriosite, affascinate un po' dalle immagini che proietterò e che magari si lasciano un po', ecco, sedurre da quello che è diciamo questa specie, questo genere, quindi questa lista di specie, tanto da potergli dedicare una vasca e poter partecipare in maniera attiva a quello che è uno dei più belli, fondamentalmente uno dei più belli esempi di progetti di mantenimento che abbiamo nel complesso, insomma, delle associazioni europee. E quindi diciamo che è un po', sì, vi racconterò, cioè avrò piacere di raccontarvi la mia esperienza, vi farò un po' vedere un po' quello che si riesce a collezionare come informazioni ovviamente abbastanza affidabili sul web, filtrate un po' da quella che è la mia piccola esperienza personale. E poi ecco, nel mentre ci saranno delle immagini sempre prese dal web, arriveranno anche le mie personali, poi lo stacco sarà molto forte, nel senso che poi le foto che faccio io e le foto che prendiamo dal web chiaramente si vede la differenza, però ecco, insomma, sono pesci particolari, sono pesci molto molto belli e rappresentano un challenge sotto tanti punti di vista, non ultimo appunto quello della conservazione, che è un po' una chiusura del cerchio per quanto riguarda un po' il nostro hobby, almeno per come lo percepisco io. E quindi diciamo che sono molto contento di potervi, tra virgolette, rubare un po' questa mezz'oretta, 40 minuti, quello che verrà fuori. Ho preparato un po' questa presentazione, sono 12-13 slide, quindi andremo abbastanza veloci. Per qualsiasi tipologia di domanda interrompetemi senza nessun tipo di problema e andiamo, here we go. Allora, secondo che prendo la presentazione, perfetto. Rapido indice di quello che andremo a vedere, una mia piccola presentazione giusto per educazione, perché penso che i relatori giustamente 2 parole proprio su di sé, ma niente di più. Chi sono i Parosfromenus, da dove vengono, come in teoria bisognerebbe, o tra virgolette come mi piacerebbe promulgare, ecco, l'approccio all'allevamento di queste specie qua, per tutto ciò che riguarda l'acqua e l'alimentazione, che sono le 2 cose diciamo più complesse, i 2 fulcri, proprio punti nevralgici dell'allevamento di queste specie qua, la riproduzione che è un must have data la situazione molto critica, dato che sono specie molto vicine a rischio estinzione. Per ultimo chiuderò direttamente con delle foto e un racconto di quella che è la mia esperienza appunto con i Parosfromenus Split and Kit. Non sono ancora state definite proprio con una vera e propria specie, quindi abbiamo una split puntata e niente, e quindi poi andremo in chiusura con i saluti finali. Chi sono? Marco Marsili, ma avrete penso forse conosciuto come Marzissimo su Acquaportal o sul forum dell'Associazione Italiana Betta, dato che sono un socio, comunque bazzico nell'associazione fin da quando è nata, quindi erano gli anni 2010, quindi o anche qualcosina prima.
Ho scritto tanto, ho partecipato tanto ad Acquaporta, che ritengo comunque essere un po' la base di tutto quello che poi ha rappresentato la mia crescita come hobbista. Ho fatto sull'IB, diciamo, ho pensato, ho scritto, ho preso parte alla prima stesura, quello che è il primo, no, la prima versione del progetto di mantenimento delle specie selvatiche, e allevo da sempre più o meno, adesso a parte i primi gruppi eccetera eccetera, specie ancestrali, esemplari ancestrali, nel senso che l'approccio all'allevamento che ho è un po' quello di andare a mettere l'animale al centro e cercare io di modificare tutto quello che posso per andare a ruotargli intorno e cercare di capire perché si è evoluto con quel colore, con quel pattern, con quell'esatta scaglia, perché effettivamente tutto nell'animale ha un senso in termini evolutivi, quindi la forma, il colore, ripeto, le movenze, i comportamenti, e cioè è un qualcosa che mi affascina sia da un punto di vista di challenge, perché ovviamente più conosci e più riesci, no, a performare con l'allevamento e più il pesce sta bene, sia ovviamente un punto di rispetto per l'animale. Quindi questo è un po' quello che c'è alla base del mio pensiero e che poi è quello che vi racconterò un po' diciamo, su questa presentazione. Le slide le ho fatte in senso, ripeto, un po' marketing, nel senso ripeto di nuovo, quello è il mio obiettivo, è quello di farvi dire mamma mia quanto sono belli, magari ci provo. Le immagini che vedete non sono mie, sono prese da Parospromenos Project, di cui poi parlerò alla fine della presentazione. E sono ovviamente delle immagini molto catchy, no? Se vogliamo, sono ovviamente finalizzate, non sono ritoccate, sono pesci, sono realmente così. Sono realmente così solo se le si alleva in un determinato modo e solo in particolari momenti. Per quanto riguarda poi il formalismo, sono Tolostei, Anabantiformi, la famiglia delle Ospromenide e Macropodosine, e ovviamente il genere, stiamo parlando, è proprio quello di Parospromenos. Si dividono fondamentalmente in 4 aree geografiche e sono state descritte ad oggi 23 specie, di cui purtroppo 2 dobbiamo praticamente considerarle estinte in natura. Quindi siamo più o meno a 21. Alcune vengono direttamente dalla penisola malese, alcuni dal Borneo, altri da Sumatra e altri ancora dalle isole Bintan, Bangka e Belitung. Considerate che una cosa interessante è che questi pesci sono particolarmente simili, tant'è vero che poi c'è tutta una sorta di declinazione di queste specie, di esemplari, di linee che non sono state, diciamo, non sono afferenti non sono state descritte come specie a sé stanti, e ne sono, diciamo, quantomeno altrettante, ne abbiamo tante. Una tra queste è proprio Sp Tankit, ma alle mie spalle c'è una vasca con, non so se si vede, ma comunque un'illuminazione molto molto casereccia, e lì dentro ci sono degli Sp Setang. Ripeto, sono molte le specie che dovranno ancora essere descritte, alcune probabilmente saranno afferenti a delle specie già descritte, quindi facente parte di questa lista di 23. Diciamo che purtroppo alcune verranno descritte come, per esempio, quello che è successo ai barbare, sono state descritte mi sembra 2020 e sono state sono estinte nel 2022, una cosa del genere, cioè li hai descritti e nel frattempo li hai persi. Quindi la situazione è particolarmente delicata. Non ve li faccio vedere ovviamente tutti, vi invito a partire da questa slide a cercarli ovviamente su YouTube, su Google Immagini, su Pinterest, su qualsiasi altra piattaforma, per invogliarvi, per, diciamo, essere di nuovo catturati da questi pesci che sono veramente magnifici. La cosa interessante, anche se sono 23 specie, all'inizio sono talmente tanto simili, nel momento in cui li peschi e quindi li vedi che sono in livrea, diciamo, da stress, non stanno
nella fase di corteggiamento né nella fase di difesa del territorio, soprattutto i maschi, e sono molto simili, quindi sono come una matita, quindi sono con un pattern giallo con delle striature di nero. Essendo tutti molto simili, sono stati tutti, diciamo, descritti, portati al commercio come Parospromenos deisneri. Erano tutti venduti come deisneri. Poi, mano a mano, è stato, diciamo che ci hanno lavorato, e quindi diciamo che li hanno poi descritti come tante specie a sé stanti. Questo proprio perché, ripeto, è un pesce molto particolare. Se lo si prende, diciamo, all'acqua di rose, se effettivamente è molto facile stressarlo, metterlo in una condizione, diciamo, di essere non a suo agio, proprio perché è un po' difficile, adesso non impossibile assolutamente, però è un po' tosto, soprattutto per chi ha le prime armi, e quindi è molto facile vederlo sempre sotto la livrea, diciamo, o standard o stressato, e quindi sempre con questo giallo e mai giallo e nero, e mai, diciamo, con quei colori che poi vedrete all'interno della presentazione. Ovviamente poi vi dico anche come arrivare a ottenere quei colori lì. L'allevamento di queste specie, queste sono delle linee guida che io mi sento di condividere, sono filtrate da me, quindi un po' come, diciamo, prendetele un po' non come, diciamo, oro colato, perché la verità non sta da Marco Marzili, però è una, diciamo, in qualche modo è una rivisitazione filtrata di quello che c'è online, sulla base di quello che è il mio atteggiamento verso l'allevamento in generale di pesci d'acqua dolce, e in particolare di questa specie qua, anche avendoci avuto a che fare da ormai qualche annetto. Allora, l'allevamento per me deve, e questo è brutto perché voglio, queste cose qua non si dicono mai, non si dovrebbero mai dire, però diciamo che in questo senso per me qui la riproduzione è un must, proprio perché è un pesce sono pesci che sono tanto minacciati in natura, e se pensiamo a una specie magari descritta 4 anni fa e persa dopo 2 anni, diciamo, l'occasione è particolarmente, passatemi il termine, ghiotta, nel senso che abbiamo tutti quelli che hanno a disposizione dei gruppi riproduttivi a casa, dovrebbero lavorare per ampliare la base, diciamo, che c'è nel hobby, senza andare a stimolare la pesca, diciamo, a fini di trading, e contemporaneamente arrivare a un punto in cui, per esempio, gli Alfredi erano 2 o 3 anni fa all'interno del Parospromenos Project, erano assolutamente ben disponibili, nel senso che c'era una base abbastanza ampia. Nel giro di 2 o 3 anni purtroppo si sono persi completamente, e oggi non so nemmeno se esiste sulla terra un gruppo riproduttivo di Parospromenos alfredi. Sulla carta in teoria sembra di no. Quindi non riprodurli, o magari tenerli non a quel fine lì, giusto tanto per averli in vasca, un po' alla Pokémon, cioè vado a caccia mall, cioè li prendo tutti perché sono tutti diversi e me li studio tutti, bene, ma non benissimo, almeno per quanto mi riguarda, ripeto, è un po' una mia chiave di lettura. Anche qui le vasche secondo me dovrebbero essere monospecifiche, soprattutto non ospitare 2 specie diverse di Parospromenos, proprio perché, a meno che non siano fenotipi particolarmente diversi, cioè uno con le pinne rosse e l'altro con le pinne blu, di modo che alla fine magari li ripeschi e li separi, se proprio, ma è un rischio, soprattutto anche con le femmine, che sono comunque molto molto simili tra loro, è un rischio che io non correrei, cioè è quello che verrebbe chiamato un errore blu, nel senso, le vasche sicuramente non mischiare esemplari di specie diverse nella stessa vasca. Poi esistono, lo sto provando anche io, esistono possibilità di avere una specie di Parospromenos, diciamo, in una vasca più ampia come quella alle mie spalle, con altre specie che provengono dallo stesso areale, che hanno diciamo, più o meno delle necessità, un pattern, un ventaglio di necessità molto simile, e quindi lì si può provare, però diciamo che è un qualcosa di un po' stirato. La cosa che mi viene da consigliare è all'inizio una vasca
da 50-60 litri, in cui mettere un gruppetto, da questo gruppetto individuare maschi e femmine e cominciare a mettere in piedi dei 25, 20, 25, 30 litri con cui approcciare alla riproduzione. Marco, volevo chiederti, ok, la vasca partendo da un 60 litri, mettiamo, no, ipotesi, un gruppo di quanti giovani? Perché penso parlerai di esemplari giovani, no, a questo punto, per poi sessarli. Sì, diciamo che a meno che, se qualcuno ti dice guarda io ti do una coppia riproduttiva di queste di Parospromenus, non lo so, cioè sì, uno a caso per dire. A caso, esatto. Okay. E allora o è veramente veramente bravo, è un santo, per cui è uno veramente forte perché ce l'ha già divisa lui, perché ci ha avuto delle riproduzioni, te le passa e allora a quel punto sai da chi li prendi. Viceversa, quello che trovi è sicuramente insessabile, perché nelle vasche del negoziante, nelle vasche del transhipper, immagino, non li riconoscerai mai, è impossibile, perché i maschi devono buttare fuori i colori, per buttare fuori i colori ci vuole la vasca giusta e l'ambiente corretto. Quindi, e il tempo di ambientamento e tutto quanto. Quello è bestiale, quindi consiglio mio, l'ho fatto, nel senso sono partito da 2 volte, l'ho fatto, anzi 3, di cui una purtroppo sono stato molto sfortunato. Io sono sempre partito da gruppetti da 5 esemplari. In uno, con una specie, uno non mi è mai arrivato e dei 4 uno mi è morto istantaneamente, mi era arrivato proprio male, nel senso stava veramente poco bene. Quindi mi sono ritrovato con 3 esemplari, 3 maschi. Con gli altri 5 esemplari ci ho sempre trovato comunque almeno un maschio o almeno una femmina. Quindi il mio consiglio è prendere una vasca da 60 litri, metterci 5 esemplari, tenerceli per 1 mese, 2 mesi, la solita banale quarantena che comunque tanto si fa e soprattutto con questi pesci va fatta, e poi da lì sapere che abbiamo, se siamo fortunati, almeno altri 2-30 litri su cui mettere 2 coppie. E l'esemplare spaiato magari lo rigiriamo, oppure consiglio assolutamente di fare questa cosa, visto che stiamo parlando di riproduzioni ai fini del mantenimento in cattività, diciamo soprattutto chi seleziona, questa cosa la sa molto meglio di me, mischiare geni diversi ti dà ovviamente una variabilità genetica ovviamente ancora maggiore. Quindi fondamentalmente il consiglio che do è, se come mi è capitato 2 maschi e 3 femmine, non mantenere sempre le 2 coppie con la femmina spaiata sempre la stessa, ma girare le femmine, anche perché non formano coppie fisse, di modo che hai almeno un genitore che varia tra le varie covate. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare. Quindi alla fine con 5 esemplari c'hai 2-3 vasche. Quindi ecco, ad esempio, da chi potresti recuperare questi pesci? Dagli asiatici, in Europa, da chi? La figata più grossa in assoluto è che questi pesci qua costano pochissimo, ma veramente poco. Perché non so se tu... No, ti spiego. Quando ho fatto il post, una ragazza ha detto belli ma costano un rene. Io non ho risposto perché non ero sicuro della risposta, ma so che non costano poi un rene. No. Io da circuito commerciale, che non nominerò, nel senso che è un sito internet che bene o male ci abbiamo sbattuto un po' tutti probabilmente nella ricerca di qualche pesce particolare, eccetera eccetera, certo, senza avere nessun contatto. Quindi non ti sto parlando dell'amico che conosce, non ti sto parlando del guarda, salto il negoziante, vado direttamente dall'agrossista, che sono tutte cose che volendo uno può fare se conosce, se c'ha un contatto. certo. Ma da circuito commerciale l'ultima volta c'erano i Paludicola, l'ho scritto qualche tempo fa proprio sul WhatsApp dell'associazione, e erano 5,67 € l'uno. Stiamo parlando un cardinale, come i cardinali più o meno. Io quelli che ho pagato di più erano proprio i Tankit, erano 12 € l'uno i Tankit. I Setang erano 7 € l'uno. Cioè non stiamo parlando di roba che pesci
si Ma comprano. prezzi normalissimi, direi, normalissimi. Non Sì, stiamo sì. parlando di roba, cioè non è un'Ivana Cara d'Occhietta, mi ricordo che costava, adesso non so se i prezzi sono sempre stati quelli, ma siamo rimasti quelli, ma comunque ci sono pesci molto più costosi. Questi Sì. per la loro bellezza costano pochissimo, proprio perché per farli diventare così belli ci vuole, ecco, come dicevi tu, pazienza, tempo, ma soprattutto un'acqua particolare, un'alimentazione particolare. Quindi le cose più sfidanti sono acqua e alimentazione, che diciamo Che ci racconterai? che sono quelle che deviano un po' dal percorso standard della stragrande maggioranza, no? Delle persone che hanno un acquario, quindi chiaramente lì qui l'acqua del rubinetto poi ce la scordiamo, a meno che non siamo in Super Alta Italia da Davide Marino che c'ha l'acqua a 20 microsiemens dal rubinetto, ma quelle sono fortune, quindi Sì, ovvio. non è quella che abbiamo tutti. E poi non tutti probabilmente al primo, secondo, terzo acquario c'hanno i naupli, sanno come schiudere i naupli d'Artemia. Ora, non sono cose impossibili, perché una tanica da 10 litri di acqua d'osmosi si va a prendere tranquillamente in un qualsiasi, diciamo, negozio specializzato, e i naupli d'Artemia schiuderli non è difficile, basta un attimino di, diciamo, abnegazione, ma minima, e è una bottiglia che fa le bolle con dentro i naupli e il sale, quindi Lo faccio per 365 giorni all'anno, figurati. esatto, quindi non stiamo parlando, quindi, come si dice, di Sì. rocket science, quindi si fatto quel passaggio lì. Secondo me questo è uno di quei pesci che rappresenta veramente una sfida, ma soprattutto un qualcosa che ti ripaga tantissimo, perché quando poi vedi il pesce che dal nulla prende determinati colori così accesi, è una cosa meravigliosa, veramente veramente meravigliosa, e che colpisce talmente tanto e ti dà una soddisfazione incredibile, proprio perché sai che stai facendo qualcosa per il movimento, diciamo, in qualche modo di conservazione, e contemporaneamente sta succedendo lì a casa tua, cioè nel senso ce ne sono talmente pochi che è uno spettacolo che è concesso purtroppo a troppe poche persone, e tu sei una di quelle persone lì che le sta vivendo in quel momento. Va sicuro meraviglioso, No, ti credo. è veramente veramente da vivere, quindi vi esorto assolutamente a provarci, perché da quest'anno si trovano molto, e non pensavo. È difficile trovare ibridi di questa roba, perché è difficile riprodurli, e quindi fortunatamente la gente i casini non li fa, e quindi secondo me in questo momento anche circuiti commerciali facilmente reperibili ti offrono la possibilità di fare un tentativo a un bassissimo prezzo. Quindi secondo Ma me come circuiti diciamo, di recupero dei pesci, parli a livello europeo o asiatico, per capire? assolutamente europeo. Europeo, Sì, ok, sì. perfetto. Nel senso, adesso inizia con Easy e poi non lo finisco, No, però allora io lo so, ti dico la verità, però magari chi ascolta vorrebbe capire dove poi magari poterli reperire, no, anche se... assolutamente. Guarda, anche i circuiti asiatici hanno una particolarità, me lo diceva un po' un nostro conoscente, che effettivamente ne puoi prendere ma 30 a botta, con prezzi ancora più bassi, cioè siamo a 2 euro l'uno, 3 euro l'uno, ma ne prendi 30, 40 o 50 a botta, perché ovviamente non te li spediscono 3 o 4 o 5. Quindi a quel punto dovresti essere abbastanza, diciamo, in qualche modo, diciamo, con 3, 4, 5 persone, Sì, un e gruppo di persone. allora hai fatto. Ti fai, Però ti fai accessibile. 10, ti fai 10 pesci a testa e ti trovi le coppie senza diventare matto, insomma. Sì, assolutamente. Io quella roba lì l'ho visto. Allora, io avevo fatto in passato, dunque, prima di sposarmi, quindi ormai è passato un po' di tempo, quindi questo 5 anni fa, intorno a 5 anni fa, ci avevo proprio sbattuto ce l'aveva praticamente un mio negoziante, e era praticamente una cosa assolutamente
mega rara, cioè proprio io non l'avevo veramente mai visti in un negozio dal vivo quei pesci lì. Erano effettivamente erano venduti come Bintan, però ecco, nel senso era qualcosa di praticamente introvabile. Dall'anno scorso, essendo cambiato un po' il mondo, va sicuro che ce ne sono tantissimi reperibili e ripeto, magari oggi lo trovi e fra 2 anni non c'è proprio più. Cioè a me quello che mi colpisce particolarmente è che c'è la possibilità che non ci sia più, cioè quel pesce lì non c'è più, non lo troveremo, è impossibile ritrovarlo. A me questa cosa in qualche modo mi colpisce talmente tanto che un po' mi mette anche un po', come si dice, un po' il magone, no? Nel senso che No, ti capisco, perché stai parlando di una cosa che non esisterà mai più, non ci sarà più possibilità di averla, di riprodurla, di vederla, ed è triste, perché poi le cause dell'annientamento in natura saranno sempre l'inquinamento, lo spazio che verrà a mancare per vari motivi, eccetera. Credo, Sì, guarda, poi ho preso da Paros Project due immagini prese a distanza di 7 anni dello stesso luogo di pesca e poi ti faccio vedere qua quanto effettivamente è un pugno nello stomaco, perché proprio vedi che quella roba lì era una pozza comunque di, ma metti, che ne so, 50 metri quadri, e adesso è completamente devastata, ci sono le ruspe sopra e quella è finita, cioè lì no more, che tristezza, ragazzi. e quindi sì, lì è veramente tosta. Marco, Comunque, a livello di temperatura come sono messi? allora, questa è una cosa molto interessante, un discorso particolare, nel senso che leggenda vuole, io dico leggenda perché poi a un certo punto non solo c'ho l'esperienza mia, ma c'ho anche l'ultimo paper che è uscito, è molto interessante, che poi vi invito ad andare a leggere offline, diciamo. Si dice che, quindi era, diciamo, conoscenza media voleva che il Paraspormenos comunque 23 gradi, massima 23 gradi, poi se lo vuoi riprodurre, dai, 25 ci può stare, però non per lunghi periodi. Ora, è chiaro che essere sottoposto a temperature sempre comunque maggiorate, aumenta il metabolismo, riduce quindi l'aspettativa di vita dell'animale. Io non ho, ripeto, un'esperienza decennale per cui ti posso dire che questi pesci li ho visti effettivamente campare di meno o di più, perché non ho io un metro di paragone in mano, quindi non parlo per esperienza personale. È anche vero però che è uscito un paper ultimamente che trovate sempre sul project.org, che fondamentalmente va a fare una cosa stupidissima ma geniale, nelle varie zone di cattura dei pesci semplicemente viene fatto un carotaggio della temperatura annuale, quindi minima e massima mensile, gennaio-febbraio, insomma sui 12 mesi, con altri dati relativi a percentuale di umidità, eccetera, eccetera. Ma sicuro che lì le temperature sono alte, sono più alte. È vero magari che la temperatura della pozza dell'acqua potrebbe essere più fresca per n ragioni diverse rispetto alla temperatura dell'aria magari percepita dalla sonda, però è anche vero che comunque io lì leggo anche 30-31 gradi mensili e va sicuro che io non ci ho avuto nessuna perdita dovuta al caldo qua dentro casa e ho raggiunto, purtroppo come l'abbiamo raggiunto un po' tutti, temperature anche molto alte durante quest'estate, quindi non solo ho avuto riproduzioni, pesci che comunque sono in salute, non ho assolutamente visto nessuna defezione o nessuna respirazione accelerata, nessun stare vicino alla superficie, nessun deficit di nessun tipo. È chiaro, nel senso poi ci vuole anche una gestione della vasca che sia adeguata a una temperatura elevata. Se gestisci la vasca il 31 d'agosto così come la gestisci il 1 gennaio, ecco, probabilmente lì c'è qualcosa che devi modificare anche tu, però devo dire i pesci sono molto resistenti da quel punto di vista. Non ho trovato
gravi defezioni di qualsiasi genere. Io arrivo anche a 19, sono arrivato anche a 19. Considera che ho sempre tenuto un riscaldatore con una minima a 20, quindi che si accende ovviamente da 20 gradi in su. È ovvio però che, essendo litraggi molto bassi, è facile che quel 20 in basso, diciamo, sia sforato un po', quindi abbia fluttuato adesso non ce l'ho in decimali ovviamente la temperatura, metti adesso io te la dico a cavolo comunque, giusto per far capire, tra i 19,6 e 19,7 fino ai 25, 27, 30. Quindi io 20 gradi vanno bene di minima. Ma guarda, ti dico una cosa, io ho fuori ancora avanotti di 2 mesi e mezzo oggi all'aperto e domani è il 1° novembre, senza riscaldatore, e stanno meglio di me, perché credo sempre che i pesci comunque abbiano un'adattabilità nel tempo che forse noi non riusciamo a capire. Certo, non bisogna... Sono d'accordo, considera che quando noi diciamo temperatura media 25 gradi magari a febbraio in Sumatra, ma magari in Sumatra c'è stato pure una settimana che ha fatto 18 gradi perché era particolarmente freddo, non è che si è per questo li abbiamo anche qua noi 25 gradi. Esatto. Esatto. E per il discorso invece dell'acqua parlavi di acqua d'osmosi, no? Ma Sì. come la programmi? Quanta acqua d'osmosi? Tutta acqua d'osmosi? La ricostruisci? Cosa fai? Allora guarda, per quanto riguarda, finisco il discorso vasca e poi passiamo all'acqua. Vai. Dicevamo, i litraggi, partiamo dagli esempi, cioè 80, 60, 30 litri a seconda del numero di esemplari, l'allestimento della vasca, quindi varia un po'. È sempre importante andare a capire, andare a dare un occhio, sono sempre anabantidi, quindi c'è sempre quella componente individualista del pesce, cioè ci avrai comunque il pesce che, passatemi il termine, scusate, molto francese, un po' più stronzo rispetto all'altro, e quindi a seconda proprio dell'indole del singolo esemplare varia anche un po' la mescola e diciamo, l'allestimento della vasca. L'allestimento della vasca che non essendo, cioè non è un pesce particolarmente aggressivo e violento, cioè non vedi pinne diciamo distrutte, anche maschio contro maschio, in litraggi anche piccoli, ma è infido e bastardo, nel senso che è un po' quello che ti uccide direttamente a colpi di cucchiaiate, nel senso che gliene dà talmente tante che a un certo punto arriva a capo lo stress, vedi direttamente il pesce che subisce sempre di più in continuazione tutto il giorno, lo vedi sempre più vicino alla superficie, sempre più vicino in un angolo, lì a quel punto lì a quel punto purtroppo bisogna effettivamente andare ad intervenire e andare a separare, proprio perché è comunque un'anabantide, è comunque territoriale e diciamo può essere abbastanza noioso sul lungo termine. Quindi barriere visive di qualsiasi genere. Io ho utilizzato, mi sono trovato molto bene con pH molto bassi, durezze bassissime, e quindi diciamo le piante erano difficili da mantenere. Diciamo che sono pesci che si adattano anche a pH un po' più umani, quindi magari un 6,5, un 6, e sul 6, 6,5 ci sono diverse piante che ci possono, diciamo, crescere molto bene. È ovvio che lì ci avremo qualche problemino su magari specie molto delicate per quanto riguarda la riproduzione, e lì a quel punto sarà un po' più difficile veramente ottenerla, soprattutto anche per quanto riguarda la schiusa e il mantenimento delle uova. Però ecco, io mi sono trovato molto bene con le piante galleggianti, ma molto bene. La Salvinia è qualcosa che è stata proprio game changing a livello di allevamento, e tante foglie, quindi un leaf litter importante, tante foglie e arredi legni, e quindi proprio barriere visive all'interno della singola vasca che salvano i maschi dagli altri e invece le femmine dal nipping continuo del maschio. Capitolo fondo. Questo è un consiglio che mi sento da dare, questo veramente basato sull'esperienza personale.
Il fondo va bene, qualsiasi fondo, fino a che non arriviamo alla riproduzione. Nel momento in cui arriviamo alla riproduzione, e diciamo che fino a quel punto lì il mio consiglio principale, perché l'ho anche vissuto in prima persona, prendere la torba in granuli, quella che si compra normalmente, o magari anche non in granuli, ma che si possa tenere che si possa acquistare dal punto di vista acquariofilo, la butti la bollisci, la tratti in qualche modo e lo metti come se fosse proprio fondale. Questo funziona benissimo dal punto di vista del trattamento dell'acqua, non funziona nel momento in cui arrivi a riproduzione, perché i piccoli si incistano in mezzo direttamente alla granulometria troppo poco fine del fondo della torba, rimangono incastrati e muoiono, così come i naupli d'artemia che non vengono mangiati vanno direttamente a incastrarsi fino a, a 1 centimetro di fondo, rimangono lì, vanno in putrefazione e purtroppo sporcano l'acqua e devi cominciare a fare dei cambi più frequenti. Cambi più frequenti con una vasca molto spinta, in litraggi piccoli, non è il massimo. E quindi lì è molto più ideale, ho scoperto sulla mia pelle, è molto più ideale, molto più consigliato senza fondo o sabbia, di modo che questo problema non ce l'hai perché alla peggio sifoni. Quindi se c'hai qualcosa di detrito, schifo che è rimasto là sotto dal non mangiato, comunque vuoi fare una pulizia perché è un po' che sta lì, prendi sifoni e te lo gestisci molto bene, diciamo. L'eventuale torba, che secondo me non dovrebbe mai mancare, prendi sulla classica calza e la metti direttamente a mollo in acqua, di modo che anche per poi andarla a cambiare, quello vabbè, quella dura mesi, però anche per andarla a cambiare, per andare a fare manutenzione, molto più comodo. Questa è un'evoluzione che ci ho avuto proprio personalmente sulle vasche e ha fatto tanto la differenza. Sì, credo che il fondo sterile sia fondamentale se vuoi riprodurre, proprio per le cose che hai detto, per gli avanotti, per i naupli di artemia, hai proprio la possibilità di sifonare lo sporco, ti fa tutta la differenza del mondo, secondo me, durante la riproduzione. Se parliamo di filtri in una vasca per me l'ideale, arrivato a questo punto di quanto conosco per quello che ho fatto, per l'esperienza che ho fatto, la cosa più intelligente che potrei fare sarebbe fare però capisco che non è proprio facilissimo, non tutti effettivamente hanno lo spazio per poterlo fare, me compreso. Per adesso è proprio, però l'ideale sarebbe una sump grande, quindi un filtro molto grande, mega sovradimensionato, che mi gestisca quindi tanto ricircolo d'acqua, ma all'interno delle singole vasche pochissimo, quindi quasi un drip, ok? Che vada a diluire l'acqua il più possibile in maniera molto lenta, quindi turbolenza superficiale pochissima, perché nel momento in cui vai a giocare con la superficie in una vasca molto spinta, litraggio piccolo, rischi veramente che gli equilibri biochimici li sballi in continuazione e fluttua troppo, la pH o altro, e faresti più danno che guadagno. Quindi la cosa più semplice sono piccolissimi cambi d'acqua, molto frequenti, ma proprio di entità minuscola, quindi una sorta di diluizione massima, quindi agganciare le singole vasche a un volume d'acqua gigantesco, di modo che il piccolo sporco, le piccole deiezioni che fanno animali di 2 cm, 4 cm massimo, possano essere assorbite da un sistema vasca o da un filtro molto sovradimensionato. Viceversa, devi essere molto bravo a mantenere un sistema vasca stabile nel tempo, che arrivi a prendere, ad assorbire una, ingente no, perché dipende anche se bisogna saperli alimentare, comunque un quantitativo continuo di cibo che arriva e che potrebbe non essere completamente mangiato dai pesci, che potrebbe rimanere lì e quindi non essere consumato,
e contemporaneamente debba mantenere una, diciamo, qualità dell'acqua molto alta a livelli molto estremi, quindi un pH molto basso e delle durezze nulle. In particolare, se parliamo dell'acqua, dicevo prima, io utilizzo solo osmosi, quindi non tratto niente. pH, conducibilità ipoteticamente zero, non è mai zero, però metti pH molto vicino allo zero. Metti 8 microsiemens, faccio cambi solo con quella in una vasca che comunque è allestita con molta torba. Adesso quando dico molta, per dare un'indicazione, sono arrivato a mettere anche 200-300 grammi di torba in una sacca in una vasca da 30 litri. È chiaramente tanta. sì, esatto, è veramente tanto sovrastimata, è stato uno dei test che ho fatto per andare a quadrare. Diciamo che nella mia gestione, e qui veramente dipende da quello che viene chiamato manico, o comunque ognuno ha una gestione diversa in termini di quanti cambi fai, quanta alimentazione dai, quanti pesci ci metti, quindi non c'è una regola aurea. Il concetto che devi mantenere è la conducibilità dell'acqua, non deve mai salire in spike, quindi non deve mai andare verso l'alto nel giro di 2 o 3 giorni, perché significa che il sistema vasca non cicla bene quello che effettivamente c'è dentro. Quindi quello che ho utilizzato io sono stati praticamente rimozioni inquinanti a base vegetale, quindi ripeto la salvinia, che ne butto a secchi, quindi mi ciuccia praticamente tutte le deiezioni, tutto quello che butto fuori, e continuo a mantenere, almeno da test a goccia, test liquidi, per capirci quelli della sera, NO2, NO3, ammoniaca, tutto zero, quindi continuo ad avere, diciamo, componenti azotati comunque bassissimi o comunque quasi non rilevabili, e contemporaneamente la conducibilità non deve andare per le riproduzioni sopra i 40 microsiemens, sopra i 20 per le specie più delicate, e il pH deve mantenersi sotto il 6,5 per il mantenimento, e per la riproduzione io sto qua. Ma tu arriverai, esatto, stavo dicendo, arriverai verso il 4 per avere tutta quella torba in acqua d'osmosi. Sì, e non la schiodo da lì, cioè non c'ho oscillazione, cioè quello che voglio io è non avere oscillazione. Dal punto di vista un tampone bestiale, no? Ti fa un bel tampone la torba, e da lì non oscilla, e la conducibilità che non vola verso l'alto, quindi che rimane comunque contenuta. Quindi diciamo che questa è un po' la regola aurea, e ognuno di noi può effettivamente impattare un problema del genere a seconda di gestioni diverse. Quello che faccio io è aggiungere tanto tampone, mettere pochi esemplari, dosare molto bene il cibo e utilizzare acqua d'osmosi. Questo è quello che faccio io. E i cambi che faccio, non uso filtro da questo punto di vista, proprio perché utilizzo quello, come dicevo, vegetale. È molto più semplice, ovviamente, come dicevo, io vorrei invece essere più tranquillo nell'utilizzare una sump collegata a tutte le vasche con un filtro che mi permetta quindi di stare più tranquillo, perché diciamo che sono comunque tutti ecosistemi molto delicati in litraggi bassi. Una delle cose più difficili è questa, non tanto il mantenimento del pesce in sé, perché il pesce in sé non è difficile, cioè è anche abbastanza resistente. Il problema è gestirsi questi tipi di vasche qui. Utilizzo, oltre la torba, delle foglie di catappa, quercia, magnolia, botanicals di qualsiasi tipo. Diciamo che il discorso è un po' questo, diciamo, i classici. Poi ho visto, e su Paros Project ce ne sono tanti di esempi, delle vasche anche molto meno spinte, con magari veramente tanto muschio, diciamo un pH, un 6, un 6,5, è una gestione sicuramente più rilassata. Io ho provato, ovviamente all'inizio ho provato quella,
non arrivando alla riproduzione ho cominciato a scalare i valori fino ad arrivare a questa che è un po' la mia ricetta, insomma, quella che avevo detto adesso. Non perché è mia, deve essere ovviamente No, quella, no, quindi per però, carità, è un po' però è come dicevo, un'esperienza importante vi sicuramente. racconto un po' quello che ho fatto, ecco, non è... Quindi che valori consigli, Marzio? Esatto. Io pH5, conducibilità 20 microsiemens, un termostato impostato un riscaldatore impostato a 20 gradi di minima, e cambi quando vedi che la conducibilità sale sopra i 40 e quindi c'è qualcosa che non va. Basta, cioè questa per me è la gestione minima, senza filtro. E facendo cambi giornalieri è una cosa che può andare bene o può creare dei problemi? Potrebbe creare dei problemi se ti faccio un esempio proprio perché sono ecosistemi molto delicati. Io i cambi dell'acqua li faccio con il tubo dell'aeratore, cioè nel Come senso me. proprio, siccome sono litraggi molto piccoli, quindi io prendo e levo una piccola quantità d'acqua, un 5%, un 3%, e rabbocco direttamente con l'equivalente in pura acqua d'osmosi. Quando lo faccio sento che effettivamente la vasca rinasce, ma lo vedo effettivamente che gli animali un attimo hanno un momento d'assestamento, quindi è come se in una linea esattamente dritta io facessi un po' così. È vero che poi miglioro, però se potessi farlo nella maniera più lieve possibile, io guarda veramente, un cambio goccia a goccia tutto il giorno potrebbe anche essere giusto. Cambi giornalieri secchi di 3-4 litri, io c'ho un po' di magone. Ecco, no, nel senso, allora, non ho capito cosa vuoi dire. Cambi giornalieri sì, ma goccia a goccia. Sì, tanto leggeri, tanto lievi. Tanto leggeri, molto, molto lenti proprio. Sì, sì. Poi sì, perché... è anche vero che, ripeto, un sistema vasca più lo conosci e più lo sai leggere. Io magari tante cose le faccio anche per troppa premura. Magari uno che sa leggere la vasca, sa esattamente tutte le dinamiche che sono all'interno, penso ad Andrea, penso a Lorenzo, penso insomma a persone che sono molto molto brave da quel punto di vista lì e sanno interpretare. Io quello che vedo è un qualcosa che già è successo, quindi io interpreto le cose quando le vedo, mentre altri ragazzi che effettivamente non sono degli hobbisti ma lavorano in questo settore qua, hanno una conoscenza che gli permette effettivamente di sapere prima, cioè per me sarebbe un esperimento, ok? E non lo faccio per mia premura, mentre altri potrebbero dirti guarda, questa è una premura assolutamente stupida, non ha senso. È un po' come quello che ti dice, ti faccio un esempio, prendi la vasca, la fai maturare per un mese, prima di un mese non ci metti niente. In realtà ovviamente noi fino a lì, io lì ci arrivo, e se per caso ci metti un materiale filtrante già recuperato da un'altra vasca, lo metti lì dentro, la vasca è matura già dopo una settimana o magari anche dopo 2 giorni. Però è perché lo sai, perché sai effettivamente tutto. Io una vasca da 25-30 litri a quelle cose, con quelle durezze lì, in quell'ecosistema lì, non lo conosco così tanto tecnicamente su un libro, sulla carta, ma lo vedo succedere. E siccome i pesci sono molto, diciamo, in questo momento delicati, non vorrei fare, passami il termine sempre francese, cazzate, e quindi vorrei evitare di andare a stressare la vasca troppo, ok? Quindi per questo il mio consiglio, da un po' da ignorante se vogliamo, è quello di toccare l'acqua il meno possibile, se la devi toccare in maniera importante, cioè se la devi effettivamente andare a modificare in maniera importante. Se invece goccia a goccia lo fai tutto il giorno e la diluisci nella maniera migliore possibile. E aumentando il litraggio della vasca di riproduzione è un fattore positivo o negativo? Ad esempio, se io dovessi dire una volta che ho trovato la coppia, no? Che mi si è formata la coppia nel gruppo che dicevamo prima, esposto questi 2 riproduttori in una vasca di 60-70 litri o roba del genere, è meno delicata la gestione o rimane sempre comunque in equilibrio abbastanza pericoloso? Aumenti il volume e quindi automaticamente impatti in valore assoluto in maniera minore rispetto, cioè tradotto, il rapporto magari cambi sempre magari 3 litri, quindi il valore relativo nel valore assoluto.
cambio magari sempre 3 litri, ma 3 litri su 30 o 3 litri su 60 ovviamente chiaramente cambia. E l'ecosistema è sicuramente più robusto, diciamo, il performare della coppia in 60 litri, adesso non mi chiede perché questo io non lo so, non è lo stesso che in 30. Questo sia per la mia esperienza personale, sia per quello che effettivamente viene promulgato un po' online dai vari siti. Quindi io, se ti dovessi consigliare la riproduzione, e per me è un must, non ti direi di farla in 60, ma ti direi di farla in 30. Quindi piuttosto che, perché non lo so per quale motivo, forse la femmina ha effettivamente più possibilità di dire no, e quindi a quel punto diciamo c'ha meno, come ti posso dire, c'ha meno riuscita. Non te lo so dire per quale motivo. Io in 80 litri qua dietro, 80 litri scusa, in 80 centimetri di lato lungo qua dietro, ho avuto quella che viene chiamata fitness riproduttiva molto inferiore di quella che ho ottenuto in 30 litri, ma proprio molto. Parliamo di 15 animali contro 90, cioè nel senso, la differenza è proprio numerica bestiale, e c'era tutto, diciamo, gli ingredienti per quello che potevo pensare io, tutto era fuorché quello che poi è successo. Cioè mi sarei aspettato il contrario, mi sarei aspettato una fitness sicuramente molto più, diciamo, importante su una vasca più ampia. Cioè, se vale la legge del più spazio ho, più posso procreare, invece in questo caso no. Non so assolutamente dirti il motivo. È anche vero che io ho avuto, diciamo, tante esperienze in vasche più piccole, tante, adesso metti 5-6 riproduzioni in vasche più piccole, una riproduzione in vasca più grande. Quindi c'è una riproduzione, 5 coppie riproduttive in vasche più piccole, una coppia riproduttiva nella vasca da 80 cm di lato lungo. È vero che non è cioè non posso fare di questa cosa una regola aurea, però non solo è la mia esperienza, ma è anche quello che effettivamente viene promulgato. Cioè, se lo vuoi riprodurre, questa roba sono 5, 10, 15, 25, 30 litri. Alzo le mani, non so che altro dire su questo. No, beh, ma è un po' paragonabile anche a quello che faccio io. Effettivamente c'è più interesse della coppia in vasche piccole. Ho provato anche a fare in vasche grandi e sembra che la coppia sia più disinteressata in vasche grandi che in vasche piccole, alla riproduzione ovviamente, è vero. Non so nemmeno io il motivo, dirti perché. No, non te lo so dire, veramente non lo so. L'altro grande punto, gigantesco proprio, che è un po' l'altro tallone d'Achille per chi effettivamente non è proprio avvezzo all'allevamento dei pesci tropicali, avere a che fare con questi pesci qua, è quello relativo all'alimentazione. Ho avuto esemplari che mangiavano anche il congelato, quindi il non vivo. Per abituarli è stato un colpo, nel senso ci sono voluti mesi, però alla fine ci sono arrivati. Io vedo che quelli che sto riproducendo in questo momento non riesco a transarli, ma sono nati da me, quindi nel senso sono nati qua dentro casa, non riesco facilmente a portarli direttamente al mangime diciamo non vivo. Sto effettivamente facendo degli esperimenti con, anche qui senza fare pubblicità occulta, ma con dei mangimi liquidi molto buoni. Proverò anche altri mangimi del nostro grandissimo amico Francesco, che magari mi daranno la svolta, soprattutto in grana molto fine, quindi quasi polverizzati, per cercare di renderli molto appetibili per i pesci. Devo dire che ecco, il grande scoglio è che accettano cibo vivo. Dopodiché questo scoglio con i naupli d'Artemia, che sono la cosa più stupida da fare, viene, diciamo, in qualche modo abbattuto al 300%, nel senso che l'alimentazione anche esclusiva con naupli non dà nessun tipo di problema. È chiaro, variando migliora, quindi fondamentalmente più variamo meglio è, e quindi naupli, Daphnie. Sulle Daphne qui potrei aprire un mondo, ma c'è chi sa scrivere molto meglio di me sulle Daphne. I Grindal, i qualcosa worms, cioè banana worms, Walter worms, white worms, qualsiasi cosa che finisce in worms va bene.
il Chironomus bianco e nero, il rosso no, meglio di no, a meno che proprio non è Pasqua, Natale, quelle robe là. Le anguillole, le bosmina, insomma diciamo che chi più ne ha più ne metta. Il concetto però, occhio a quello che è overfeeding, nel senso che sono pesci molto diciamo proni non l'obesità, ma proprio morire di gonfi. Nemmeno non è un bloating, non è proprio la classica pancia che sembra quasi idropsia, è proprio che mangiano troppo. avevo letto proprio che, non mi ricordo dove, avevano proprio aperto degli esemplari in cattività, su Paros Project Space, avevano proprio aperto in cattività degli esemplari che purtroppo diciamo erano deceduti e avevano trovato tantissimo grasso intorno agli organi interni. E questo perché l'alimentazione è un po' difficile, sia perché è molto facile dare troppo da mangiare, perché non sono pesci che magari come, non so, faccio un esempio banalissimo, le melanoteni, cioè sono pesci che butti dentro il cibo e da una vasca, da un lato della vasca lo rincorrono fino al lato opposto. Sono pesci molto più schivi, molto legati a una superficie, quindi nel senso stanno sempre attaccati a un legno, a una foglia, qualcosa, sono molto schivi, quindi diciamo, per raggiungerli tutti all'interno della vasca molto spesso devi dare quello che Francesco una volta aveva chiamato molto intelligentemente, in maniera molto interessante, penso che sia anche una cosa abbastanza che si studia in questo settore, che è proprio la concentrazione di cibo per centimetro quadrato. Cioè devi riuscire a dare una densità di cibo all'interno della vasca tale per cui il pesce, facendo relativamente pochi spostamenti, riesca a trovarsi, diciamo, nel raggio di caccia la preda da andare a prendere. Questa cosa qui ti porta a dare parecchio cibo, il parecchio cibo poi non viene consumato tutto e torniamo di nuovo alla qualità dell'acqua, alla gestione della vasca, eccetera, eccetera. Quindi devi dare cibo vivo, ma che rimanga vivo e che nuoti all'interno della vasca. In questo diciamo, ragionamento le dafnie sarebbero anche buone, nel senso che se vai a vedere è un elemento diciamo, un alimento d'acqua dolce che rimane comunque vivo e fino a che insomma magari nuota, si riproduce, fa colonia fino a che effettivamente non ci arriva direttamente il Paraspromeus a mangiarseli. Non è proprio tantissimo. Vai. Mi dicevi? No, dicevo, ma sembrava ci fosse un ma dietro con le dafne. No, esatto, ma il problema è la chimica dell'acqua, perché tante volte tu hai una gasteropodi, copepodi, sta roba qua, cioè tutto quello che ha un guscio di calcio che dovrebbe avere, insomma, dovrebbe assorbire del calcio, il minerale dall'acqua, e tu gli stai mettendo in un'acqua completamente povera di minerali. Basta che per fare un esempio, cioè ci metti direttamente una lumaca e schianta anche la lumaca in un'acqua del genere. Si scioglie. Esatto, quindi da quel punto di vista lì è un po' tosto, bisogna un attimo bilanciare bene il quantitativo di cibo che gli dai e quante volte glielo dai. Esperienza personale, agli adulti non più di 3 volte a settimana, cioè giorno sì, giorno no, giorno sì, giorno no, giorno sì, giorno no. Alimentazione tutti i giorni è troppo, è eccessivo. Poi anche qui, okay, per le quantità che do io, poi magari uno più bravo di me dice ok, ne doso di meno, riesco a capire meglio una metodologia di somministrazione più efficace e allora a quel punto magari gliene dai di meno ma tutti i giorni. Quindi certo. anche lì dipende anche un po' dal manico che uno ha. Però Oggi, vale sempre il concetto che muoiono più per troppo cibo che per poco cibo, insomma. Assolutamente sì. È più facile che le starvation non ci muoiono quasi mai, almeno da quello che leggo anche online, cioè almeno Sì. ma di overfeeding è molto facile. Ma guarda che è una cosa molto interessante, in molti pesci appunto c'è la facilità di poter convertire molto facilmente in ATP l'energia, cosa che appunto te mi stai riscontrando nei Paros, molto meno efficiente probabilmente per un ambiente con meno prede. Questa è la mia curiosità che ti vorrei porre, Marco.
Non so No, se scusa, hai capito. t'ho perso l'audio. Nel senso che da quello che tu hai spiegato sembrano pesci che sono adattati ad avere poco cibo perché in natura ne hanno già di partenza poco e Sì, quindi cercano di, tra virgolette, immagazzinarlo meglio possibile. In questo caso, avendo accennato con i Tyrannosaurus rossi che posseggono un elevato tasso di proteine e pochi grassi, mi sembra, questo probabilmente perché loro alimentandosi così tanto causano appunto un eccesso appunto di lipidi, principalmente i trigliceri guarda, in questo caso. quello che noto io è che è è un predatore, quindi lo vedi proprio che caccia, lo vedi proprio lo vedi anche nello splendens, cioè lo capisci che è un pesce che quando c'ha l'anguillola o c'ha il nauplo lì davanti, lo prende, lo punta e lo mangia, cioè è un predatore e mantiene questa attitudine sempre, ovviamente, ma è un pesce che gira poco, gira veramente poco. Anche in una vasca con un lato lungo abbastanza importante non lo vedi continuamente fare avanti e indietro, è comunque legato a una sua areale, cioè una sua nicchia ecologica all'interno della vasca, un legno, un tronco, una noce di cocco, un qualcosa che gli fa ha un suo territorio. sta lì e qualsiasi cosa che gli passa lì dentro lo mangia. Difficile che lo vedi spostarsi per andare a caccia tutta la vasca. È un predatore particolare. Gli acutirostri sono ancora diversi, cioè pesci magari più attivi, cioè un predatore che cerca la preda e quindi si sposta in continuazione. Qui lo vedi, è un po' come se effettivamente sapesse di non essere un apex, cioè nel senso che non sta in cima alla catena, è lui stesso evoluto in un ambiente in cui se sposta troppo le pinne probabilmente non la racconta domani, ecco. Esatto, diventa preda anche lui, esatto. Questo è quello che sembra essere, diciamo, osservandogli il comportamento, proprio perché lo vedi fin dalla nascita, li vedi proprio attaccati, vogliono una superficie sopra di loro e quindi magari li vedi obliqui così, attaccati a un legno verticale, cioè hanno bisogno assolutamente di una copertura, oppure li vedi proprio attaccati a un millimetro sotto una foglia che tu pensi sia assolutamente completamente appoggiata sul fondo della vasca. Alzi la foglia e su quel millimetro ci sono tra il fondo e la foglia 15-20 pesci. Che pensi? Sì, no, è incredibile. Anche questa cosa, se ci pensi, è proprio un adattamento a sopravvivere alla fine, no? Esatto. È bellissimo, è molto bello. Cioè, è una cosa che mi affascina tantissimo, perché Molto effettivamente bello. lo capisci che sono animali che stanno in pozze magari da 10 centimetri o al massimo 1 metro, cioè nel senso proprio roba, pochissimo spazio d'acqua, no? Ma Quindi, sai cosa, Mars? Forse noi intendo io in primis, forse non riusciamo nemmeno a capire l'evoluzione che hanno avuto questi animali magari nei secoli, no? Diciamo così, a cosa sono arrivati per diventare quello che sono, a sviluppare questo senso di difesa, questa, come dici tu, a nascondersi in verticale sotto le foglie. Cioè è qualcosa di evolutivo veramente interessante e affascinante, veramente bello. è come se fosse uno spettacolo di magia tutti i giorni, nel senso che è così, è veramente bellissimo, bellissimo. È vero, Arriviamo è vero. alla riproduzione, parliamo di costruttori di nido. Il nido lo fanno ovunque, anche lì devo ringraziare Luca, il nostro socio tra l'altro, che mi ha raccontato della sua esperienza con i Linkei, mi sembra, e mi disse: guarda, io li avevo visti fare il nido su una parte vicino alla superficie, mentre io nella prima, diciamo, vasca che avevo preparato l'avevo messo tutto ma verso il basso, proprio perché sapevo essere costruttore di nido all'interno di noci di cocco o comunque di anfratti vicino al substrato, ok? Invece ho scoperto che hanno fatto, cioè almeno dall'esperienza che ho avuto, i miei hanno fatto, i Tankit hanno fatto nidi dentro un rullino, i classici, no? Portarullini di una volta, che stava praticamente a galleggiare sul pelo dell'acqua, all'interno di un legno cioè praticamente quasi a centro vasca dal punto di vista della verticalità, e su un legno appoggiato
sul fondo della vasca, sul legno cavo appoggiato sul fondo della vasca, quindi proprio al bottom. Quindi diciamo che va bene qualsiasi tipologia di riparo che loro, diciamo, di tetto, che loro ritengono sufficientemente riparato per fargli fare il nido. Il maschio cova ovviamente le uova e la prole fino al nuoto libero. Sono i tankit, ma in generale più o meno ho letto che i tempi sono questi, sono quindi gruppi di uova da una 20-40, quindi non ne fanno tantissimi, non è uno scatafascio magari come lo Splendens, 20-40 uova massimo, hanno un'incubazione di 48 ore, un paio di giorni, e poi 5 o 6 giorni rimangono appesi al grappolo, cioè al nido, fino ad arrivare direttamente al nuoto libero. Dal nuoto libero in poi pensavo che fosse il caso proprio di togliere tutti i genitori e quindi o togliere i piccoli o togliere i genitori, quindi per, diciamo, come si fa di solito, allevarli in separata sede. No, risposta no, perché nel senso non è assolutamente necessario, almeno per quella che è la mia esperienza. Se sufficientemente correttamente alimentati, stanno tranquillamente in mezzo ai loro piccoli, non li predano, o magari ne predano ma una minimissima parte, nel senso ne ho fatti 90, che non sono 2 o 3, quasi tutti insieme ai genitori. Quindi a un certo punto avevo proprio smesso dopo la prima covata avevo smesso direttamente di pescarli, di metterli da parte, e gli ultimi li ho pescati proprio ho continuato a pescarli dalla vasca dei genitori, che continuavano ininterrottamente a riprodursi. Una volta che hanno preso il giro giusto, adesso ve la faccio un po' così, cioè il maschio continua a, diciamo, invitare la femmina a deporre le uova, anche se nel mentre c'ha ancora degli avannotti della covata precedente ancora attaccati. Quindi è proprio un ciclo continuo, e vi trovate nelle vasche tanti avannotti di tante dimensioni diverse, perché poi magari c'hai 2 o 3 settimane di differenza. Non sono arrivato al check sul cannibalismo tra fratelli, cioè tradotto, se effettivamente, ma penso che succeda, perché se metto effettivamente, no, tanti fratelli con le nuove covate, probabilmente quando arrivano a 1 centimetro si predano direttamente i nuovi nati. Questa non l'ho mai sperimentata. La cosa interessante è che hanno si dividono in 3 tipologie di corteggiamento: head down, head up e horizontal. Praticamente il maschio si avvicina verso la femmina con la testa verso il basso, con la testa verso l'alto, oppure direttamente in maniera orizzontale. I tankit sono di questa terza tipologia, e praticamente è come se la femmina praticamente gira per la vasca, e il maschio è un po' come se gli nuotasse, un po' come un aereo che gli vola praticamente di fianco, e cominciano a nuotare in cerchio col maschio che la chiude sempre di più, andando sempre più in parata, fino a che lei non lo segue direttamente dove è il nido, avviene l'atto, e poi, diciamo, la femmina può essere un tantino più tranquilla per i successivi 2 o 3 giorni, fino a che lui non riprende un'altra volta a covare e andare in corteggiamento. Ha capito come funziona. Esatto. Ti faccio 2 domande. La prima, quanto nascono grandi gli avannotti? Sono molto più grandi del previsto. Io non pensavo fossero così grandi. Nascono talmente, cioè arrivano al nuoto libero e mangiano direttamente i naupli Artemia. Non c'è nemmeno bisogno dei rotiferi, non c'è bisogno delle anguillole, non c'è naupli secco dritto. No, perché la mia curiosità è stata: quando hai detto che fanno molte meno uova, sembra molto che si sono specializzati più nel fare pochi piccoli ma più grandi per sopravvivere meglio. Potrebbe tranquillamente essere. Perché di solito chi ne fa di meno, cioè chi c'ha quantità e chi c'ha, adesso passano il termine qualità, ma non è vero, cioè il concetto un po' sui cicli, cioè, esatto, li covo, e quindi magari gli incubatori orali ne faccio di meno perché li difendo, diciamo, di più, mentre l'altro dopo un tot li lascio e ne faccio magari 300 perché magari 230 ne muoiono. Quindi secondo me sì, ci potrebbe stare. È stata proprio una domanda che mi è venuta quando hai parlato del sacco vitellino, che era molto minore, cioè era molto maggiore in confronto ad altre specie che mi vengono in mente tutti quei giorni,
e anche nel numero ridotto di uova di cui hai parlato. Quindi appunto per questo. Tra l'altro sono proprio pesci che mi ricordano proprio i killi, come comportamento, sono molto simili e me li ricordano molto per vari motivi. L'altra domanda, che però l'avevi accennata prima, è il fatto del cannibalismo tra fratelli, cosa che io noto nelle specie che faccio, ma che è assente molte volte dai stessi genitori. Mi capitava molte volte, tipo con i Cryptocallus, dove la madre sembrava tra molte virgolette, umanizzandola, che difendesse, di quanto era una cosa impossibile, però notavi come i più piccoli venivano predati dai fratelli, ma nuotavano tranquillamente intorno alla madre, cosa che mi ha sorpreso anche in questi pesci, che l'hai osservato pure te. Sarebbe fighissimo, nel senso che io ti dico, so che, perché cioè nel senso ho notato che, perché ce li ho pescati da quell'acquario, so che i genitori non fanno piazza pulita degli avannotti, questo lo so per certo. Non so effettivamente se succede con i fratelli, perché non ci ho mai avuto così tanta differenza di stazza, cioè dopo un tot che quando più o meno ne vedi 10 significa che ce ne sono 50, quindi a quel punto se ne so 50 li prendi, li peschi, almeno io ho fatto così, li prendo, li pesco e li metto in accrescimento a parte. Però ecco, per arrivare a quei livelli lì magari sono passate 2-3 settimane. Lasciarli lì magari, avrei potuto, magari lo potrò anche fare, un test, lascio direttamente tutto così e vedo cosa succede dopo 2 mesi, cosa trovo. Se trovo ancora qualcuno di appena nato con qualcuno di 1,5 centimetri, significa che effettivamente va tutto effettivamente liscio anche con i fratelli. Sarebbe sicuramente interessante da capire. Poi ti faccio un'ultima regressione, poi ti lascio andare. Ho trovato anche molto interessante una bella convergenza evolutiva. Molti chili che ho io, che sono delle stesse zone praticamente identiche alle loro, come ambiente, fanno le stesse caratteristiche a livello di etologia. Quindi, ad esempio, si appiccicano i vetri in verticale. L'altro oggi Fabio mi ha mandato un video, una foto, dove c'erano i suoi Epiplatis lamottei che si erano attaccati al vetro, proprio di schiena, tutti gli avannotti appena nati. Infatti quello che non mi aspettavo è vederli di schiena attaccati, cioè te lo vedi, no? Col ventre attaccato direttamente al vetro, invece no, di schiena, è una cosa, mi ha colpito molto. Infatti anche a me con i Diapteron, che sono, io ho avuto la fortuna di parlare con uno che li ha pescati e mi diceva tutto il fondalore è tutto di foglie, solamente foglie, sono vasche, scusate, pozze di 2 metri, non di più. E quindi letteralmente sono tutti pesci che sono tutte per convergenza evolutiva. Quindi mi hai fatto venire voglia di prenderli, lo ammetto. Forse il fatto di non dare la schiena è proprio per non essere predati, potrebbe essere, no? Secondo me è più una questione di loro che cercano un riparo. Quindi qualsiasi zona che gli dà comunque una sicurezza. Però qualsiasi animale che è preda, se dà la schiena è in pericolo, solitamente. Probabilmente potrebbe essere. La danno, ma è proprio questione come si appiccica, come si appiccicano al vetro di schiena. Quindi è come se loro hanno come primo riflesso, tipo anche come le trote, come ho dovuto studiare in acquacultura, proprio il fatto del nascondersi. Cioè, nel senso, sembra proprio come riflesso. L'ultimo consiglio per quanto riguarda la riproduzione è andare su Facebook, perché Facebook è il male, per carità, ma non tutto è male. In particolare decifrare il codice per la riproduzione di questi animali qua è stato il post che vi ho, diciamo, screenshotato qua, ma ve lo consiglio di andare a riprenderlo ovviamente intero, di Wen Tianxi, che è una persona insomma, che è molto attivo dal punto di vista della conservazione. Ha scritto, tiene questo Journey to the Water, e vi consiglio assolutamente di andare a seguire quella pagina, perché c'è una fonte informativa fighissima di 1000 cose, financo anche sui DOT dei Brownorum, ma questo l'ho avuto lì così. Lì in questo post c'è scritto che è stato, diciamo, pubblicato il 1° ottobre 2022, quindi vi dico anche
quando è stato scritto, quindi ve lo andate anche a ritrovare. C'è esattamente il vademecum di come allestire l'acquario per la riproduzione di questi pesci e quanti metterne in che litraggio. È un po' quello che ho detto prima, cioè nel senso, qui cita un 40x25, diciamo un 20-30 litri per la riproduzione della coppia, 60x30, quindi un 50 litri con 2 o 3 maschi. Diciamo che è un po' un post molto interessante sulla descrizione del perché solitamente in acquario non avviene, negli acquari diciamo non convenzionali, non avviene la riproduzione, perché tipicamente viene sempre detto, almeno questo è quello che effettivamente sapevo anche io, prendi Parospromenos, li metti in 30 litri e ce ne metti 5, 7, 8. No, non è proprio così, non funziona esattamente così. È un tantino più complesso, non tanto, ma guarda, è un post di, non so, sarà 1000 caratteri, ecco, in quei 1000 caratteri secondo me c'è veramente tanta informazione e vi consiglio assolutamente non solo di mettere mi piace a Journey to the Water, ma anche di andare a leggere tutti i contenuti che vengono pubblicati. Fai una cosa molto utile, riesci a girarci il link di questa, diciamo, pagina, di questo articolo, di questa persona da seguire? Assolutamente sì. Se me li giri, li metto io nei commenti e nella descrizione. No, ma anche sui nostri gruppi WhatsApp di IB puoi mettere i link vari dove spieghi che cos'è, almeno la gente può andare a vedere e seguire sicuramente. Assolutamente sì, lo faccio. Appena finito la live ve lo posto direttamente sul canale di IB e vi do direttamente il link. Ecco, un'ultima curiosità, poi ti lascio andare. sp.tangkit, perché? Perché sono stati pescati nella provincia di Tanquit. Ok, è una locale, allora è come pensavo, ok, perfetto. No, non sapevo se era il nome di chi magari li aveva trovati no. No, è una regione. È una regione. Questo è un esempio di cosa succede a distanza di pochissimi anni. Abbiamo perso praticamente tutto. Fa veramente rabbrividire, guarda, sta roba. Fa proprio brutto. Sì. Questa è un po' l'esperienza, diciamo, l'evoluzione che ho avuto nell'esperienza con i Tanquit. Non è l'unica specie che ho a casa, è la specie, diciamo, con cui ho riprodotto di più, con cui ho avuto più successo, e quindi ho pensato che fosse quella più facile da raccontare. Questa è una foto brutta, questa si vede che cominciano le foto mie, è una foto brutta, ma di un esemplare in quarantena da pochissimi giorni. Viene da un video che ho fatto e già si cominciano a vedere nel maschio le prime iridescenze blu, iridescenze che poi sono molto simili al Bintan che abbiamo visto prima, e quindi è un animale veramente veramente meraviglioso. L'evoluzione delle mie vasche è stata un po' questa, non proprio assolutamente in maniera cronologica, però ve la racconto un po' in questi termini. Una vasca con il fondo di torba, ok, che ha ospitato effettivamente le mie prime riproduzioni. Come vedete, questa è stata la mia prima vasca, questa centrale. Avevo messo 2 tubi, cioè due possibili, diciamo, spawning site. Il primo è questo tubo qua, il secondo è questa noce di cocco, una foglia di catappa e la salvinia a galleggiare, riscaldatore, e non stava succedendo niente. Ho messo per sbaglio, per idea che mi ha passato Luca, raccontandomi la sua esperienza, ho messo un portarollino girato, diciamo, nel lato orizzontale, di qua su dietro, e questo è stato il primo spawning site. Il secondo è stato invece il tubo, e il terzo è stato, diciamo, nuovamente questo legno qui. Okay. Questi sono effettivamente dei 25-30 litri che io ho adibito a riproduzione delle 2 coppie che avevo, girando sempre la femmina, la terza femmina. Questo invece è l'ultimo acquario che ho riallestito per l'accrescimento dei piccoli. Ho fatto un'esperienza negativa che mi ha portato, diciamo, un poco stress, e quindi ve la riporto per evitare di fare le stesse cavolate. Ho preso una vasca da 30 litri, ho preso tante vasche da 30 litri dove ho cresciuto i piccoli.
Li ho messi a questo punto, una volta arrivati a un numero abbastanza critico, li ho passati tutti, non erano nemmeno più lunghi di 1 centimetro, li ho passati tutti in una vasca da 50. È stato un errore perché la dispersione era troppa, dovevo mettere troppo cibo e la vasca stava assolutamente crashando male, quindi li ho dovuti ripescare tutti, e non è proprio un lavoro facilissimo, e rimettere in una vasca da 30, dove è assolutamente più gestibile. Ma questo era, cioè, riprende il discorso di cui abbiamo parlato prima, che quindi richiedono un tot di cibo che deve essere intorno a loro, sempre più, diciamo, con una densità maggiore, perché sennò viene disperso e loro non riescono proprio a trovarlo, e quindi portando a tutti i problemi di malformazioni o possibile malnutrimento. Alternativa che tu c'hai è una vasca molto matura, una vasca che ha parecchia vita dentro, ma a quel punto forse è più vicina a pH, come dicevamo, 6, 6,5, un po' meno estrema. Però per curiosità, avere una vasca che ha tantissima biofauna, però non ti porta ad avere un problema opposto, ovvero che a un certo punto te la consumano tutta e non hai la possibilità di reintegrarla? Dipende quanti esemplari c'hai. Sì, in questo caso. E quanto grande è la vasca. Io mi ricordo che Luca mi diceva lo stesso, che lui aveva avuto molto successo in una vasca più grande, quindi non mi ricordo se 80 litri o anche lui erano 80 centimetri di lato lungo, ed era riuscito ad arrivare a grandi numeri. Quella vasca lì non me l'ha mai descritta, suppongo, cioè non so come l'ha alimentati, adesso lì ci siamo sentiti poco purtroppo. Sarebbe carino, anzi assolutamente interessante sentire anche la sua esperienza, per capire effettivamente come si è giostrato il cibo. Però se una vasca magari molto, diciamo che va a regime da tanto, e quindi comunque c'è una biofauna abbastanza importante, probabilmente magari qualche avannotto lo salvi. È chiaro, c'è una fitness magari un po' minore, però magari alla lunga arrivi comunque a dei buoni numeri. Questo è un po' con l'idea proprio dell'allevamento dei paros, cioè se devo riprodurli è proprio per una questione del portarli avanti nelle mie vasche, e nel caso, se possibile, di cederli ad altri appassionati, o comunque di divulgare il verbo, mettiamola così. Quindi piuttosto li prendi per farli bene o per imparare. Chiaro, così. Questi difficilmente ne fai troppi, nel senso che, viste le particolari esperienze, le particolari vicissitudini che hanno nei siti, diciamo di Sumatra e company, forse non è proprio il caso di andare con una fitness troppo bassa, quindi forse massimizzarla è corretto in questi casi. Questo è un po' un reportage un po' fotografico di quello che c'è stato, piccoli, ripeto, abbastanza. Questo era praticamente il primo giorno, uno dei primi avannoti che ho pescato, e quindi era già abbastanza grande. Questo è una testimonianza che ti fa vedere effettivamente quello che ti dicevo, no? Quanto che anfratto si va a mettere. Cioè, quella era una foglia palesemente appoggiata sul fondo della vasca, e ho scoperto con una torcia che lì sotto c'era, diciamo, no? più di un avannotto. Questi sono, avannotti ormai sono 1 centimetro e mezzo, quindi ormai li considero praticamente fatti. Questo è una testimonianza di come l'ho tirati su, principalmente naupli di Artemia, proprio come se piovesse, nel giusto quantitativo. Questa è l'ultima slide, la dedico un po' a quello che è un'ultima carrellata di tutti questi animali in livrea. I Tankit sono più o meno così. Straordinari. In livrea riproduttiva, quindi il maschio, quando effettivamente si trova a suo agio, prende questi colori, va in display sulla femmina o su un maschio contendente, e vi regala effettivamente questa roba qua. Vi consiglio di andare a visitare parospromenosproject.org, che è un sito che parla di mantenimento, è un sito che ha tantissimo materiale su tantissime specie. Vi consiglio di pensare, spero di aver fatto venire anche un minimo di stimolo, per dire: guarda, magari un paio di 30 litri che me li posso mettere sul comodino o sulla scarpiera, perché io ce l'ho sulla scarpiera per la gioia di mia moglie,
di potergli dedicare una vasca per poter andare a vedere effettivamente quello che mi possono regalare. È un pesce che rappresenta una challenge, ma ti dà cioè un ritorno proprio tangibile su quanto effettivamente stai lavorando bene o male, che è veramente meraviglioso. Io spero veramente di avervi messo almeno una pulce nell'orecchio per farci un pensiero. Poi se vi serve un canale per recuperarli, non i miei, non lasciamo perdere, i pesci non li do più, però nel senso, volentieri, cioè sarei molto contento che queste specie prendessero più piede, perché è vero, sono effettivamente un po' più, no, challenging, però chiude il cerchio, cioè allevi un animale per chiaramente il tuo, diciamo, per la bellezza di averlo dentro casa, per poterlo studiare, per potergli dare una vita degna in 5 vetri, ma contemporaneamente c'è un senso anche dal punto di vista della conservazione. Secondo me chiude proprio il cerchio dell'hobby e è una cosa veramente, veramente bellissima. Detto questo, No, grazie infatti, tanto per avevo letto qualcosa sul Paros Project tempo fa. Vabbè, faccio finta di non averti ascoltato perché poi mi vengono le... No, Marco, ma scherzi? Vai. T'aspetto al varco, scherzi? No, sono effettivamente, guarda, al di là del belli, perché poi i pesci alla fine sono tutti belli, sono veramente affascinanti. La cosa che differenzia secondo me questi pesci è proprio il fascino che riescono a trasmetterti proprio dietro a questa cosa che hai raccontato, perché non si ferma al pesce e basta. C'è proprio una storia dietro e poi questa cosa della conservazione che sicuramente è molto bella, è molto affascinante veramente. Sarebbe bello anche come associazione, io lo dico sempre, Sì. poi faccio un po' il paraculo, come associazione collaborare con enti come musei, orti botanici, che ci possano magari concedere l'opportunità di donare, perché glieli regalo, non è che glieli faccio pagare all'orto botanico i pesci, magari cercando di avere quindi uno supporto per una conservazione a lungo termine di un pesce che magari è particolarmente critico, che se la passa particolarmente male in natura. Secondo me sarebbe un'ottima collaborazione, solo che in Italia, ecco, qui abbiamo qualche piccolo problemino di vario genere, figurati se arriviamo a seguire i pesci via d'estinzione. Però io ci provo lo stesso, insomma. Abbiamo 2 domande. La prima è qualche specie che consigli per iniziare. Ok, non vi consiglio, quelle più, tra virgolette, belle, nel senso interessanti, che sono gli ornati cauda e i parvulus. Gli ornati cauda, per capirci, sono questi pesci qua, sono quelli un po' più diversi, se vogliamo, e sono due specie che potrebbero essere riclassificate in specie a parte, tra virgolette. Non vi consiglio i nagi, perché non particolarmente semplici. Vi consiglio invece, per esempio, dei sneri, bintan, linkei. Ok. Luigi mi scrive, volevo domandare, ma in natura di che si nutrono? Microfauna di qualsiasi genere, cioè li vedi proprio, sono micropredatori, quindi qualsiasi cosa che si muove nel loro intorno, quelli se lo mangiano, dritto per dritto. Che sia pesci, ma ovviamente hanno di qualsiasi specie che sta lì nei dintorni, che sia veramente un insetto, che sia copepodi, veramente qualsiasi cosa, che ovviamente però sia minuscola. Ovvio, chiaro. Altra domanda è come difficoltà di riproduzione, quindi sono complicati? C'è qualcosa che può innescare una riproduzione, un cambio, temperatura? Sì, allora sarebbero anche loro stagionali, nel senso che qui sto generalizzando una non conoscenza, tradotto. Ho letto, ma non ho certificato, quindi l'ho solo letto, che con l'abbassamento del livello dell'acqua
l'abbassamento del livello dell'acqua stimola la riproduzione. Quindi fondamentalmente uno stimolo in più potrebbe essere, ecco, il classico tolgo un po' d'acqua, adesso proprio banalmente. Io non l'ho fatto, la chiave per la riproduzione dei Parospromenos per me è stato quel post di Wen Tianxi del 1° ottobre 2022 che ho ripostato nel mio profilo Facebook, che adesso vi rilinkerò assolutamente. Lo riposto anche nella pagina magari dell'associazione, ve lo faccio ripostare direttamente nella pagina dell'associazione, così seguite l'associazione e quindi così avete direttamente il link al post, e ti dice effettivamente quanti esemplari mettere in quanti litri e come allestire la vasca. Cioè, tradotto ti dice, adesso no perché l'ho fatto io, ma perché te lo dice quel post lì, fai una vasca così. Cioè, se fai esattamente una vasca così, in cui la femmina non cioè alla fine c'ha quel tanto di spazio da poter scappare, ma non troppo, metti direttamente la conducibilità molto, molto bassa. Per alcune specie, dicevo quelle più difficili, quindi gli ornati cauda, eccetera, eccetera, non deve andare sopra i 20 microsiemens. Vincenzo, dopo ti rispondo, ho letto adesso. Quindi valori della conducibilità bassissimi. La temperatura non è uno spawning trigger, nel senso, per me non è stato, diciamo, con temperature più alte si sono riprodotti prima o temperature più basse. Chiaro, 19-20 gradi non li vedi probabilmente nemmeno in corteggiamento, però dai 25 ai 30 non c'è stata grossa differenza per me. Nel momento in cui la coppia parte, va in continuazione, io li ho dovuti separare per paura che le femmine si stressassero troppo, e comunque poi di averne un'infinità, nel senso che dopo un po' arrivi veramente al numero critico. Dopo tanti pesci non sono bei pesci, e quando non sono bei pesci è un problema nel discorso del mantenimento. Quindi per me la vasca è il segreto, tra virgolette, la chiave di volta è una vasca esattamente come questa. Possibilmente, consiglio mio, senza questa torba messa così, ma qui non si vede, qui c'è una calza che è fissata qua dietro con due ventose. Togliete la torba dal fondo, la mettete direttamente con un sacco a bagno mollo nell'acqua e lasciate lì così. La coppia, chiaramente, quindi dovete prendere esattamente una coppia, dovete vedere che dimorfismo sessuale non ce n'è tanto. I maschi li riconoscete dalla livrea, da lì non vi sbagliate. Le femmine sono un po' più gonfie, sono di norma un po' più grandi dei maschi, soprattutto nel complesso dei sneri, quindi quelli, diciamo, più simili al tankit, quindi per capirci questo, ok? Questi specie qua li vedete un tantino più, come si dice, plump, un tantino un po' più gonfie, un tantino un po' più massicce. Quando vedete il corteggiamento, che è molto più semplice nelle specie che hanno un courtship con head down o head up, quindi vedete palesemente che quello non è uno sparring ma è proprio un corteggiamento, prendete quei due esemplari, il maschio e la femmina, li mettete in quella vasca lì e arriva. Cioè, io li ho allevati in passato e li tenevo in 4-5 in 30 litri. Non è mai successo niente e pensavo che i pesci fossero troppo difficili. Non era così, bastava semplicemente metterli nel giusto spazio, nella giusta sex ratio, nella giusta maniera. Quel post lì mi ha proprio aperto il cervello, è stata come la chiave di volta. E per tutte le specie. Per curiosità, poi lascio un attimo le domande, ma l'abbassamento dell'acqua, poi tu l'hai rialzata, quindi come se simulassi della pioggia? Io non l'ho fatto. Proprio solo abbassato l'acqua? No, io non l'ho sperimentata questa cosa, cioè io non l'ho abbassata l'acqua. A me si sono riprodotti maschio e femmina, presi, come ti ho detto, spostati in quel 30 litri lì, hanno fatto tutto loro dopo una settimana. Invece quindi il cambio vasca li può aver stimolati? Tipo nei chili a me succede sempre, se tu li sposti di vasca si riproducono. Può darsi. Questo non te lo so dire. Io nel momento in cui vedo la coppia, ormai la prendo, la metto su quegli allestimenti di questo tipo qua, che sono più o meno, come vedi, no? Sono sempre più o meno gli stessi, adesso non è che si ripetono abbastanza, la filosofia è quella.
a quel punto succede, magicamente succede, non devi dare più cibo, meno cibo, l'acqua che si alza, si abbassa, succede. È vero anche che io ho lavorato con Tankit, Sepang e Aggiunganensis. E Aggiunganensis non ho effettivamente la femmina, ho scoperto di non avere la femmina, quindi lì ovviamente non ho riproduzioni perché ho 3 maschi. Quindi è vero che magari le mie specie, quelle che ho in casa, sono più semplici, altre magari sono più complesse. Non ho ancora provato, per esempio, veramente gli ornati cauda, non ci ho mai sbattuto la testa ancora, magari quelli sono più difficili, quindi i kishi erano molto complessi. Ho letto che sono molto complessi, li ho letti direttamente sempre da Wen Tianxi, che è uno di quelle specie che lui non ha effettivamente riprodotto, o comunque che ci ha avuto struggling nel riuscirci, però ecco, cioè particolari specie possono essere più complesse rispetto ad altre. Io posso dirvi quella che è, ecco, la mia esperienza, per la mia esperienza quella chiave di volta è stato quel post lì, cioè proprio veramente è stato da così a così. E non so se l'integrazione alimentare con alcuni mangimi, cioè naupli allungati con alcuni mangimi liquidi, che anni fa, quando quando li avevo allevati la prima volta, non c'erano in commercio, io non li avevo sicuramente testati, quindi potrebbero essere stati quelli, non lo so, fatico, per qualità sono validissimi, ma non credo che siano proprio solo quelli ad aver stimolato la riproduzione, quanto più un allestimento corretto e una gestione corretta del pesce. In natura in che valori vivono, mi scriveva Vincenzo, e dai pH da 3 a 5, quindi nel senso pozze anche a lato strada con 20 microsiemens di conducibilità, anche con tutto quel pollution, quell'inquinamento che c'è, quindi le classiche, no? Avevamo fatto tanti anni fa in un pet festival anche un allestimento un po' provocatorio, con una lattina di plastica e una mascherina, no? Nel senso che era un po' per dire effettivamente come sono i biotopi veri in natura. Però anche con quelle cose lì, nel paper che trovate direttamente in home page sul Palos Project, ti dice che effettivamente trovate dei rilevamenti a 20 microsiemens, quindi acqua poverissima di minerali, tanto acida. Nelle pozze quando si abbassa nelle pozze quando si abbassa l'acqua, il loro istinto di conservazione stimola la riproduzione. Potrebbe tranquillamente essere Luigi, cioè ci sta benissimo, nel senso, me torna quando vedi le brutte, effettivamente provi a salvare, fai di tutto quindi sì, ci sta. Esatto. Bene, bellissimo. Comunque hai fatto quasi 1 ora e 40, Max? Ho visto, scusate. No. Avevi detto mezz'ora, facciamo la serata. Mezz'ora e 40 minuti. No, invece perché poi l'argomento è bello, interessante, affascinante, quindi il tempo vola veramente, bello. E poi l'hai spiegato veramente bene, vabbè, bella serata veramente. Sì, Luigi, i naupli li do anche agli adulti, sempre. È la base della loro dieta. Anzi, io forse troppo, cioè, quando ho detto prima, meglio variare, non vario come dovrei, do tanto nauplo. Cioè, nel senso, su 3 alimentazioni settimanali, 2 sicure sono naupli, sempre. Sempre. Sono d'accordo con te. Ho poca variabilità io anche interna, quindi non c'ho tanto altro, e quindi mi sono ritrovato ad avere solo quelli e quindi dare principalmente solo quelli, se non qualche cosa proprio di qualche strappo alla regola, ma estemporaneo. Però sì, diciamo, quello è da qualche anno a questa parte li allevo solo con 90% naupli. Però so che effettivamente si potrebbe fare molto meglio e si potrebbe arrivare a esemplari anche migliori. Non ti sballano i valori? Sì, nel senso, come ti dicevo, il fatto che quando io somministro e ho somministrato nella vasca da 50 litri con 150-200 pesci, 200 vannotti, ne ho messi talmente tanti che stava crashando la vasca.
quindi lì l'inquinamento dell'acqua con tutti quei naufri lì mi aveva fatto sballare completamente tutto. Con gli adulti è molto più semplice perché gli adulti nuotano di più rispetto ai piccoli, quindi si staccano di più adesso non nuotano, sono pesci comunque che non è che nuotano a tutta vasca, però ti li finiscono, cioè lo vedi quanta siringata di naufri dare affinché te li finiscano al 98%, e quindi quel poco che rimane sul fondo te lo gestisci anche facile. Però sì, è uno dei problemi più grossi della somministrazione di cibo è quanto ne somministri. Ma una cosa, Mars, effettivamente sul fondo andrebbe bene la torba, quella a tavolette, quella rigida, non so se l'hai mai viste, credo di sì. Non l'ho provata mai, però potrebbe tranquillamente, cioè se trovi un qualcosa che ti permette, ecco, di non fare incastrare la roba sia ai piccoli che il cibo non mangiato in un posto in cui poi tu non lo puoi più togliere, e quindi non ti accorgi, si accumulano, anche magari anche poco, anche fosse poco, visto che non, cioè, almeno per come la penso io, non è che i pesci li sposti tutti i giorni, anzi meno li sposti e meglio è. Anche se fai una vasca che magari può durare tranquillamente 1 anno, 2 anni, anche se ogni giorno ci metti ogni somministrazione ti rimane un 2%, un 3% che rimane lì e tu non lo puoi più togliere, è ovvio che dopo 9-10 mesi quel 2%, 3% si è accumulato e ha cominciato a fare un bello strato di cosiddetti. Sì, di schifo. Sì. Ovviamente. Sì. Poi ci sono sempre sì, sempre ma, nel senso che è tutto. No, però no, ci sta. La vasca è tanto verticale, no? Non è che c'è una regola aurea per cui allora c'è 2 più 2 è sempre 4. Sì, no, però il nostro hobby è che ognuno ha il metodo suo, le vasche sue, la gestione sua, quindi tanto fa il manico, non c'è niente da fare. Questo è tanto vuol dire il manico. Ma per curiosità, vanno a mangiare in che zona dell'acquario? Anche in superficie? Perché appunto hai detto che si muove un poco. Allora, è un pesce che rimane... Allora, il classico Anabantide, che potrebbe andare meglio il Grindal, che vive anche a pH 6, sì. Qualsiasi cosa che rimane vivo il più possibile va bene. È un animale, è un labirintide che lo vedi andare a prendere aria molto poco, se non mai. Cioè io non lo vedo mai, vedo magari degli incubatori orali, i patoti, un'immaculata, cioè li vedi che partono, fanno la saettata verso l'alto, prendono la boccata d'aria e tornano giù. Questi non li vedi mai, cioè, fare una cosa del genere. È come se effettivamente quel labirinto in acquario lo usassero molto molto poco. Sono pesci che se li vedi vicino alla superficie, attaccati in superficie, c'è qualcosa che non va. Tipicamente è l'ultima zona dell'acquario che gli rimane da popolare quando li trovi scacciati, quindi magari la femmina che non ne può più rimane, la vedi sempre che sale e te la vedi proprio praticamente attaccata allo strato di galleggianti, quindi sempre più vicina a questo strato qui. Quando vedi un pesce che sta attaccato qua su, ecco lì bene ma non benissimo, specialmente se poi la vedi il pesce che scolorisce. E quando le bande nere le vedi un po' che si stanno un po' diradando, cioè le vedi meno marcate, le cose sono due: o è in livrea riproduttiva la femmina che sta per deporre, però a quel punto diventa quasi tutto rosa il pesce, viceversa se lo vedi statico, e quindi poi lo vedi anche interagire col maschio, se lo vedi statico in un angolo vicino alla superficie c'è veramente qualcosa che non va, e lì speri. A me mi è andata bene un paio di volte e quindi sicuramente la terza purtroppo me la so tirata e non mi salverò, però cambio vasca, la rimetto di nuovo in quarantena, la gestisci piano piano, cambi a goccia, cioè dopo quel punto si instaura tutto un meccanismo di dissipazione dello stress importante e insomma comunque li vedi molto spesso nella zona medio-bassa della vasca, molto spesso nella zona medio-bassa. Perché ero curioso dell'uso delle drosofile con loro, però se mi dici che non vanno in superficie considerando che le drosofile galleggiano,
come anche i collemboli, tipo io per loro vedrei bene i collemboli, da come sto capendo. Qui cioè, mi trovi, Qua invece non conosco, quindi non no, conosco. sto pensando ai collemboli come cibo, però se mi hai detto che non vanno a mangiare in superficie. Per carità, cioè nel senso, li trovi, è che non, diciamo, non stanno attaccati alla superficie tanto quanto stanno, cioè se non mangiano da una settimana e gli dai collemboli che stanno in superficie, saettano verso la superficie e ritornano giù, cioè non è che vanno in starvation perché cioè, per carità, quello no. Poi dipende anche come è fatta la vasca, queste sono vasche, comunque questa è una vasca molto molto luminosa, anche questa forse troppo. Questa già c'è uno schermatura della luce abbastanza importante da parte delle piante e comunque si gestisce anche abbastanza bene. Quindi magari qua li trovi più facilmente, diciamo, in nuoto libero, tra virgolette, anche un po' più verso l'alto. In una vasca, diciamo, un po' più spoglia, un po' più luminosa, cioè qui difficilmente, in questa vasca qua, difficilmente li vedevi qua su, quasi mai. Soprattutto anche perché qui mancava lo sfondo nero. Ok, dai. Dovrei passarti poi le anguillole dell'aceto che ho abituato alla terra, che mi reggono, che ormai non crescono sull'aceto ma sul substrato, che mi durano 2 giorni in acqua. Sarebbe carino da vedere. Ah, ma assolutamente, cioè nel senso io apertissimo a sperimentare perché sicuramente mi interessa. Come dice Luigi, io penso che per gli adulti vadano bene tutti i tipi di vermi perché sopportano i pH bassi. Sperimenterò tutto e vi dirò, nel senso che da quel punto di vista ti dico che li immagino sicuramente sì. Il discorso è quanto effettivamente poi ti vanno, no, come dicevi tu Luigi, a inquinare l'acqua, quindi più resta vivo e più si continua a muovere, poi magari te lo mangia dopo 2 giorni, capito? Cioè, quindi non si accumula la roba in base. Questo avevo pensato ai collembole e alle drosofile. Sono alimenti che io li uso anche come autofeeder quando parto. Lascio una colonia aperta, apro leggermente il collante ed escono fuori le drosofile cadendo in acqua i pesci se le mangiano. Aspetta, drosofile però adesso dipende, No, tu le melanogaster, ok, ci avrai 100.000 specie per carità, però da quello che mi ricordo quando ce l'avevo a casa sono abbastanza grandi, quindi non Quale so avevi? Le idee? se sono, adesso non me lo ricordo quelle che c'avevo, però comunque io le usavo un po' per il complesso un'immacolata che ovviamente c'ha una bocca che è il doppio, il triplo, il quadruplo di quella che di un Paros, quindi è tutto da testare, nel senso che why not, per carità. Perché le melanogaster sono 1 millimetro. Allora, ok, come ti ho detto, sicuramente te ci avrai avuto quelle super funz, io non avevo evidentemente quelle, però me le ricordo, ecco, abbastanza toste. Perché poi io con le Channa uso le drosofile idei, ma le idei sono le più grosse in commercio, sto dando anche le funebris, quindi stavo pensando a sta cosa di cui stavi dicendo te. Quando se in futuro li prendo anch'io ti vorrò sapere, perché ormai No, mi fa scusa, venire un po'. come se, esatto, cioè, come se, tutto questo discorso poi se, non c'è un se, c'è un quando. Vabbè, ragazzi, io vi saluto. Ti Sì, ringrazio, stiamo Marco. arrivando alle 2 ore, direi che abbiamo fatto. Le 2 ore. No, che domani sveglia all'alba e quindi comunque grazie della serata, veramente è stata veramente bella e interessante, grazie davvero. Grazie a voi, è stato veramente un piacere averci l'opportunità di raccontare un po' quello che ci ho avuto la fortuna un po' di sperimentare. Ce ne saranno ancora sicuramente, tranquillo. Allora vorrei ringraziare tutte le persone che c'erano su YouTube e su StreamYard e che ci hanno seguito e che ci hanno fatto le domande. Al prossimo mese con la prossima chiamata dell'IB. Esatto. E se qualcuno ha l'ultima domanda, ok, no, nessuno. Quindi possiamo chiudere. Ok, ti ringrazio ancora. Grazie a tutti. Veramente. Grazie a voi. Grazie di cuore a tutti, grazie veramente gentilissimi, grazie. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.